Bentornati a tutti cari amici del mondo di Fungomagia, un saluto dal Macina. Oggi siamo qua, come potete vedere alle mie spalle, immersi nella natura e volevo parlare di funghi, ma parliamo di funghi ipogei, quindi parliamo di tutti quei funghi che vivono sottoterra, quindi parliamo dei tartufi. Oggi vi voglio parlare di un tartufo in particolare e parliamo di uno dei tanti neri esistenti, però tra tutti questi il più pregiato di tutti. Parliamo del tuber melanosporum, detto anche nero pregiato. Questo tartufo, come tutti i tartufi, sono funghi simbionti, che quindi vivono in simbiosi con alcune piante. Cos'è la simbiosi? È niente poco di meno che l'unione della pianta e del fungo con la pianta, con le radici delle piante. I vari filamenti che compongono praticamente il nostro fungo vanno a micorizzare, quindi a unirsi all'apice delle radici. Questo fa sì che possano tra le due piante interscambiarsi sostanze, minerali, e questi servono chiaramente per dare forze e dare energia a entrambe le piante. Il momento per andare alla ricerca di questo tartufo è il periodo invernale. Praticamente possiamo trovare questo tartufo nel periodo tra novembre e primi di marzo. Questo tartufo lo possiamo trovare nelle zone collinari, tra i 400 e i 700 metri sul livello del mare. È un tartufo che predilige alcuni tipi di piante come la roverella, il nocciolo, il carpino, e normalmente non gradisce, diciamo, il sottofondo sul terreno erbaceo. Quindi noteremo che quando andiamo alla ricerca di questo tartufo, sotto la pianta ci sarà un'assenza totale, diciamo, di vegetazione, quindi sarà terreno molto brullo. Naturalmente vuole un terreno permeabile e calcareo, come molti tartufi. Come possiamo riconoscere questo tartufo rispetto ad altri tartufi neri? Beh, innanzitutto il tartufo nero pregiato, il melanosporum, ha rispetto agli altri tartufi una cuticola, quindi il peridio, che è praticamente con delle verruche molto sottili, molto fini. Quando noi lo andiamo a tagliare possiamo notare che intanto ha una grandissima consistenza, anche da maturo, e quando lo andiamo a tagliare l'interno, la gleba, quindi parliamo della carne, la polpa, è di un colore molto scuro, bruno scuro, quasi nero. Questo lo contraddistingue da tante altre specie. Ha una sua marmorizzazione che è praticamente con dei piccoli filamenti bianchi, e lo si può riconoscere rispetto a dei suoi cugini che invece hanno una marmorizzazione molto più spessa, molto più accentuata. Ha un profumo molto gradevole, un odore quasi fruttato, e noi questo tartufo quando lo andremo a consumare potremmo percepire un gusto molto gradevole, molto dolciastro. Questo lo rende molto appetibile e lo si può consumare rispetto ai tartufi neri che normalmente vanno sempre cucinati, mai utilizzati crudi come lo si fa poi invece con le due specie dei tartufi bianchi, quindi il Magnatum pico e il tuber borchi, che questi vengono consumati crudi. Anche questo lo si può consumare crudo, oppure lo si può anche cucinare come tutti i suoi cugini neri, perché il tartufo nero normalmente sia l'uncinatum, sia lo scorzone estivo e tante altre specie vanno comunque, per rendere il suo gusto più accentuato, va sempre cucinato. Ricordatevi sempre questa piccola chicca. Il tartufo in questione può chiaramente essere di varie dimensioni, può arrivare fino alle dimensioni di una patata, di una mela, quindi parliamo di un tartufo dalle dimensioni anche importanti. Come avviene la riproduzione del nostro tartufo? Praticamente tramite spore, come i nostri altri funghi. Cioè lui chiaramente non può usufruire diciamo del vento, non può usufruire della pioggia per sparpagliare lungo
il bosco le sue spore, ma utilizza il suo profumo. E voi vi chiederete: come il suo profumo? Certo, perché il profumo così intenso nel momento in cui lui può sporare, quindi è nella maturazione, i nostri animali selvatici, come possono essere cinghiali o roditori, che ne vanno ghiotti, anche le lumache ne vanno ghiotte, cosa succede? Che raspano nel terreno, vanno a prendere il nostro tartufo, lo mangiano. Gli acidi gastrici alle nostre spore non fanno veramente nulla, quindi quando gli animali girano per il bosco e chiaramente defecano diciamo quello che hanno mangiato, le nostre spore sono contenute nelle feci, quindi le spore si possono sparpagliare in questa maniera. Ricordiamoci sempre che il tartufo non lo si può raccogliere noi esseri umani così, diciamo come quando andiamo a funghi, no? Che andiamo alla ricerca e utilizziamo la vista per vedere il nostro fungo, che spesso può anche succedere anche di vedere un tartufo, magari dopo una grande pioggia, che il terreno, diciamo, è stato portato via dall'acqua. Perché questo? Perché se noi lo vediamo, raccogliamo un tartufo che non sappiamo se è maturo o se è acerbo. Noi lo vediamo e lo raccogliamo, però in quel caso lì il tartufo potrebbe anche essere acerbo, quindi non saper di nulla. Avremmo comunque tolto un frutto che non si è ancora riuscito a riprodurre. Quindi è necessario sempre l'utilizzo del maiale o del cane. Chiaramente per comodità si utilizza il cane. Il cane cosa fa? Grazie al suo olfatto molto acuto, ricerca col naso sul terreno. Ma attenzione, finché il tartufo non è maturo, lui ci passa anche sopra 1000 volte, ma il tartufo non lo percepisce, quindi lui non raspa per poterlo scovare. Bisogna che il tartufo abbia iniziato la sua maturazione e da quel momento lì in avanti allora il cane lo percepisce, a quel punto scava e noi il tartufaio lo raccoglie e quindi sa di avere in mano un tartufo commestibile, che lo si può mangiare, lo si può assaporare, lo si può percepire tutte le sue, diciamo, proprietà, quindi profumo, gusto, sapore, e se lo può godere in cucina. In altro modo rischieremo veramente di fare del danno nel bosco e nel suo tempo mangeremo praticamente un qualcosa che non sa veramente di nulla. Una piccola curiosità di questo tartufo qui: praticamente veniva consumato fin dal Medioevo e considerato un fungo afrodisiaco. Ricordiamoci che per andare per tartufi è necessario avere un permesso. Il permesso viene dato praticamente dalla regione, dove ognuno di noi, ognuno di quelli che vogliono andare per tartufi potrà eseguire un esame per essere preparati e pronti. Questo ci aiuterà chiaramente ad avere un po' più di conoscenza di quello che noi andiamo a cercare. Quindi ricordatevi che bisogna avere un tesserino che ci abiliti alla ricerca del tartufo. Una piccola ricettina, chiaramente, che anche molti magari le conosceranno già: oltre il nostro tagliolino al burro con poi affettato in cima il nostro tartufo, si può fare anche una tagliata di carne o metterla sulle uova, belle a caldo. Quando ce le servono sul piatto, affettiamo, e in alcuni casi io lo grattugio pure, la grattugio con quella grattugia non da formaggio chiaramente, ma quella grattugia lunga che lascia i riccioletti, che ci fa sentire un po' più di sostanza, e devo dire che ha un bel risultato il nostro tartufo nero pregiato in queste condizioni. Bene, io concludo, vi saluto a tutti quanti, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi, al prossimo video. Un saluto dal mondo di Fungo a Magia, ciao da Macinator.